Allora, sembra che è passato un sacco di tempo e che sia un altro giorno, in realtà ho solo messo un'altra felpa. Sono passati 5 minuti. Sono stati 5 minuti in realtà. Non faccio vedere che sotto c'ho la stessa maglietta di prima. Perché questa volta parleremo sempre di Godzilla. Sempre Godzilla. Leonardo e Federico. Federico e Leonardo. Sempre Gli noi. Offscreen, ovviamente. Quindi, Godzilla. Quante cose ci stanno su Godzilla? Tantissime. Troppe. E infatti, allora, questo non è un video per parlare di tutti i film di Godzilla, perché è impossibile. È proprio impossibile. No, cioè, non è che è impossibile, ci servirebbe proprio almeno una decina di ore. Cioè, non si può fare. Sindacale. Però, parlare un attimo di cos'è Godzilla, come nasce, in generale farci un po' una chiacchiera su soprattutto gli ultimi tempi, perché la cosa interessante è che Godzilla l'evoluzione proprio, no? Da quando è nato nel 54, datevi a rivedere intanto il video su Monarch, perché lì già diciamo qualcosina, però nasce nel 54, principalmente è stata un'esclusiva giapponese per un bel po' di periodi. Certo. E poi dal 2014, della Toho, e poi nel 2014 c'è questo split, c'è una parte giapponese e una parte americana. E i giapponesi infatti sono pure stranieri che hanno detto ma come ritirano fuori il personaggio di Godzilla prima di noi? Esatto. Ci siamo fatti bruciare sul tempo e allora poi vedremo chi è rientrato in scena. Allora, intanto che cos'è Godzilla? È un kaiju. Kaiju significa creatura misteriosa, mostro misterioso in giapponese, è il primo in assoluto e crea questa mega wave di kaiju nel cinema giapponese che diventerà infinita, perché Godzilla nel primo film è solo lui, poi ogni film arriveranno mostri come Rodan, Mothra, King Ghidorah, e chi ne ha più ne metta, anche perché poi la cosa interessante di Godzilla, ma magari lo vediamo meglio nello specifico dopo, è che in base al periodo storico c'è un kaiju diverso. C'è un kaiju diverso e anche in base al contesto anche economico-produttivo si mischiano e mixano proprio fino a sovrapporsi anche più universi cinematografici, fino appunto adesso a King Kong, che tu dici che cavolo c'entra Godzilla e Kong? In Giappone, c'era già stato. Perché l'ultimo film del primo periodo giapponese, l'era Showa, che è l'era legata a Hirohito. La cosa interessante è che in Giappone fanno le epoche di Godzilla in base a chi è sul trono come imperatore, che è una cosa che poi per Godzilla ci sta bene con Godzilla. È molto particolare. L'ultimo si chiama tipo Godzilla contro Kong, una roba del genere. Comunque fermate Kong, la città in pericolo. Però la cosa di Godzilla è che, soprattutto nel periodo questo qui, inizialmente, tolto il primo film che è strapolitico, magari dopo ne parliamo un po' meglio, tutti gli altri sono film per bambini. Sì. Cioè noi prima, fuori dall'inquadratura, off screen, dicevamo sì, però c'è anche Minilla, che è praticamente il figlio di Godzilla. È il figlio di Godzilla. Cioè c'è questa sorta di sallucchietto tutto pieno di rivoletti di grasso, tutto grigio. Pare un sacchetto di argilla, pieno di argilla. Il figlio di Godzilla, come fa? Proprio come concetto. Sembra un film tipo di, non so, è il figlio di Godzilla. Sì, però la cosa interessante, no? È il fatto che di tutti questi film la maggior parte sono comunque per un pubblico di ragazzi o di bambini. Cioè sono gente dentro costumoni che si picchia con altri mostri. E infatti la cosa interessante è che Godzilla dà anche vita al movimento Super Sentai, che la traduzione praticamente sarebbe... Sono quelli che si corcano male a squadre. Bravissimo, tutti colorati in modo diverso, quindi Power Rangers. Di Power Rangers. Ed è fighissima come cosa. Però la cosa è che partiamo dal primo film. Cioè Godzilla, effettivamente il primo film è strapolitico. È bellissimo. Distribuito e prodotto dalla Toho. Honda Ishiro Honda regista alla regia. E Pupazzone, personaggio che sta dentro il pupazzone di gomma che cammina sul modellino di Tokyo. Una chiave di lettura che possiamo dare, la chiave di lettura che poi ci aiuta a descrivere tutto il percorso di Godzilla, è un po' in generale una regola che vale per tutto il cinema, che per esempio l'abbiamo vista fortissimo l'ultima volta nella zona di interesse, in cui non vediamo mai i nazisti e gli ebrei dietro al muro, ma vediamo solo il muro. Quindi qual è la regola che vale sempre per tutta la storia del cinema? Quello che non è in campo, quello che è off-screen. Quello che è off-screen, e Godzilla penso sia il personaggio più off-screen possibile, in questo senso il nostro personaggio guida, perché è veramente il personaggio off-screen, perché tutto quello che non è inquadrato fa molta più paura ed è molto più presente di quello che posso vedere. Cioè il male non inquadrato su Rosemary's Baby fa più paura di se effettivamente lo vedessi, no? Infatti Godzilla si vede poco nel primo film. La prima volta che si vede, se non ricordo male, è un inquadro che lui esce da una collina, si comincia a vedere la testa. E si vede solo la testa che esce piano piano, fa paurissima con le persone che sono piccole piccole. L'hai mai visto il primo concept di Godzilla come doveva essere? Qual è?
Il primo concept, allora, la testa di Godzilla... Fammelo vedere, fammelo comparire qui. Sì, te lo farò Poi comparire dopo. qui. Praticamente Godzilla, intanto l'unione dei nomi è tipo gorilla e balena, una roba del genere. Sì. Effettivamente arriva dall'acqua, eccetera. Il primo concept della testa di Godzilla è a fungo atomico. Cioè lui doveva avere una testa che doveva essere tipo così. Uh-huh. Perché effettivamente che cos'è Godzilla se non la Se paura non- atomica del Giappone? E poi come l'hanno trasformata Esatto. questa cosa invece col respiro atomico di Godzilla. Il respiro atomico di Godzilla, lo dicevamo già nella parte 1, che cos'è? Altro non è che una sfiatata, una litata di Godzilla che però sfalcia una città così. Poi a seconda del momento storico fa più o meno danni, perché il respiro atomico di Godzilla del 54 di Honda è questa sorta di sfiatata radioattiva che devasta Tokyo e innesca le fiamme in una maniera assurda, velocissima, queste fiamme impossibili da estinguere, da spegnere. Arriviamo fino al Godzilla Minus One di qualche anno fa, e che invece, ti ricordi, il raggio di Godzilla è proprio uno sputino, e poi quando quello sputino tocca terra, Boom, esplosione atomica gigantesca, fa paurissima quella Sì. scena. E quindi in questo senso già abbiamo delineato una sorta di circolo che va dal Godzilla del 54 di Honda fino al Godzilla Minus One, che è un po' il momento in cui il Giappone si riappropria di Godzilla e di quell'aspetto politico di cui dicevi tu prima, cioè quello legato al terrore atomico, perché non c'è sta niente da fare. I giapponesi hanno avuto quel trauma di Hiroshima e Nagasaki che gli rimane per tutte le opere d'arte che hanno al cinema o anche al fumetto, che poi è l'altra opera comunque popolare con cui il Giappone si fa conoscere al mondo, sono i manga. Esatto, ma arriva ovunque, cioè banalmente possiamo dire anche nell'ultimo One Piece è arrivato il tema dello scoppio atomico. Ma il Buster Call anche sempre il Buster Call arriva su Attack on Titan, arriva addirittura quasi a One Punch Man ormai. A me la cosa che mi impressiona di Godzilla è il fatto che noi effettivamente parliamo di un personaggio che nasce nel 54, che è quasi 10 anni dopo lo scoppio della bomba atomica. Eppure ancora è sentito fortissimo, giustamente, quel come trauma. lo battono nel primo, spoiler per chi se lo volesse vedere, recuperatelo, il primo è veramente... Pausa, non sentite se ve lo dovete vedere? Recuperatelo. Come lo battono? Con un'altra bomba. Bellissimo. C'è un distruttore d'ossigeno. Che praticamente va a risucchiare tutto l'ossigeno nell'oceano, nella zona dove hanno tirato Godzilla, quindi praticamente lo hanno disintegrato. Sì. È una sorta di bomba che disintegra al contrario, con questo processo chimico terrificante. Lo fanno vedere nella scena, ti ricordi, nell'acquario, che lo mettono, ci stanno i pesci, se non si pesci che scoppiano tipo verso l'interno, una roba stranissima. Implodono. E tra l'altro il dottore che inventa questa cosa è sempre il dottor Serizawa, che poi ritornerà come personaggio ciclicamente fino a Monarch. Negli ultimi film della saga di Godzilla, King of the Monsters, eccetera, eccetera, e ci sarà il biologo, il criptobiologo, zoologo che studierà Godzilla e i titani, si chiamerà comunque Dottor Serizawa, quindi sempre in un'unica linea che ritorna. E quindi la politica del primo film è importantissima, perché è proprio questa riflessione di noi poveri umani stolti che ci troviamo di fronte a questo orrore atomico devastante, non sappiamo come fermarlo, e l'unico modo, come dici te, è un'altra arma di distruzione. Poi parlando anche un po' del discorso oltre arma di distruzione, perché effettivamente intanto diciamo che il film è strapolitico pure perché spesso e volentieri vediamo gente ammassata che parlano in tribunale, se non ricordo male, parlano gli scienziati, il governo, le conferenze, i convegni che fanno accademici in cui si discute dei vari modi in cui Godzilla si vede pochissimo, si vedrà un quarto d'ora, 20 minuti su un film di un'ora e mezza. E quando si vede però, nonostante voi direte vabbè, ma un film del 54 in bianco e nero, no, è una figata pazzesca, perché ancora, nonostante è un pupazzone che si muove in maniera comunque un po' macchinosa, ma quella colonna sonora così incalzante, cioè prende quel mamma mia che paura, con la gente che scappa, i carri armati che vanno in polvere in pochissimo tempo sotto i suoi piedi, le miniaturine dei carri armati, degli aerei, delle cose, terrificante. La cosa interessante è la dimensione di Godzilla, perché nel film dicono che è 90 metri. E cambia sempre poi. E la cosa interessante qual è? È che, a parte cambia sempre durante i film, ma cambia anche in base allo sviluppo tecnologico-economico giapponese. Perché nel 54 è alto 90 metri ed è
poco più alto degli edifici giapponesi. Nell'edizione americana del primo film, che è del 56, non gli andava bene agli americani. non solo ci hanno aggiunto dei pezzi con l'attore di Perry Mason, Sì. che adesso mi sfugge il nome, ma tanto ve lo metteremo sempre qui, dicono che è molto più alto, perché secondo loro doveva superare i 100 metri. E se noi andiamo a vedere i film dopo, Godzilla diventa sempre più grande perché il Giappone, dato che a livello economico diventa una nazione fortissima, cresce sempre verso l'alto. bravissimo, e quindi Godzilla non può essere più basso degli edifici, deve essere sempre una cosa che si staglia sopra gli edifici. E nel film, se non ricordo male, quello del 2014 o quello del 98-99, il primo americano, Quello di Emmerich. bravissimo, l'idea era di farlo un Godzilla alto più o meno come gli edifici, se non poco più alto, perché deve stagliarsi rispetto agli edifici, ma si deve anche nascondere in città. E quella mi sa che è proprio un'idea di Gareth Edwards, perché Sì. è il Godzilla più grande che si è mai visto, però al tempo stesso anche nella copertina del film lo vediamo che è all'altezza del grattacielo, quindi è in grado comunque di nascondersi dietro ai grattacieli, però è visibile da qualsiasi punto della città. E infatti quello che fa paura, nel senso Godzilla. Sì, sì, è proprio quello. La differenza, ad esempio, con Ghidorah, che è uno dei, forse l'arcinemico vero di Godzilla, che è questo drago bellissimo, alieno, a 3 teste, elettrico, incredibile. C'è un'inquadratura in il secondo film americano, King of Monsters. Che comunque mi è piaciuto. A me pure, a me è divertito tantissimo. Perché è divertentissimo. È stradivertente. Attenzione, i film americani, ne abbiamo parlato male anche nel primo video, però sono divertentissimi da guardare. Sì. Poi robetta che si dimentica dopo poco, ma King of the Monsters riesce a raccontare anche qualcosina di più rispetto a quelli dopo. Sì, anche perché poi, cioè, a me la cosa che piace di King of the Monsters, e quindi parliamo dei film americani, è il fatto che io ti voglio parlare di un film di mostri. Cioè, ti parlo di un film in cui la natura si è rotta le palle dell'uomo, ti sgancia addosso qualsiasi mostro possibile e ti faccio vedere che noi non contiamo niente. Ci sono dei predatori alfa e non c'è solo Godzilla, c'è Mothra, c'è Ghidorah e c'è Rodan, se non ricordo male. Sì, che è quella sorta di pterodattilone, esatto, no? Però a me la cosa che è piaciuta di King of the Monsters è proprio il fatto come noi in questo pianeta non contiamo niente, perché la natura comunque ci sovrasterà sempre, comunque ti manda il Godzilla di turno, che per noi non è Godzilla ma può essere la glaciazione di turno, te lo manda e fa casino. Poi c'è Ghidorah, che è considerata invece una cosa un po' più esterna perché viene dallo spazio, quindi una sorta di, come chiamarlo, oggetto alieno appunto, che si schianta sulla Terra, e quindi è una cosa che la natura non concepisce e infatti manda contro i mostri, contro Ghidorah, che anche lì effettivamente Ghidorah quanto è diverso dall'uomo. Esatto. Da questo punto di vista noi siamo nati comunque nella natura, però abbiamo creato delle cose poi... Cioè, la bomba atomica l'abbiamo creata noi, certo. Quindi secondo me rimane uno dei più interessanti. Poi dopo, allora, secondo me degli americani dopo si perdono un po'. Già il fatto comunque che il primo, in teoria, viene dai giapponesi. E il primo spingeva forte proprio per quella dimensione lì, perché c'era il recupero di quell'estetica, il recupero di quelle percezioni, e poi a proposito di tutto questo ragionamento che fai sul il rischio del pianeta Terra, della comunità umana di fronte alla enormità della natura, e proprio si riassume con quella frase che poi è diventata famosa pure già dal trailer, che Bryan Cranston diceva: c'è qualcosa là fuori che ci riporterà all'età della pietra.